Immaginate un mondo senza connessione, un mondo in cui per sapere cosa sta accadendo dall'altra parte del globo bisognava aspettare giorni, se non settimane. Un mondo in cui le informazioni viaggiavano su carta, su inchiostro, portate da mani umane attraverso oceani e montagne. Oggi, in una frazione di secondo, possiamo parlare con qualcuno in Giappone, guardare un tramonto in Nuova Zelanda o accedere all'intera conoscenza dell'umanità con un tocco di un dito. Come siamo arrivati fino a qui? Questa è la storia di Internet, non è solo la storia di una tecnologia, è la storia di sogni, di guerre fredde, di menti brillanti che hanno cambiato il corso dell'umanità. È la storia di una rete che nessuno aveva pianificato, ma che tutti avevano bisogno. Benvenuti in Cyberstory. Era il 4 ottobre del 1957. L'Unione Sovietica lanciava nello spazio un piccolo oggetto metallico, poco più grande di un pallone da basket, con 4 antenne metalliche. Si chiamava Sputnik e il suo segnale radio, un semplice beep ripetuto, gelò il sangue agli americani. Per la prima volta nella storia una nazione nemica aveva qualcosa che orbitava sopra le loro teste. E se potevano lanciare un satellite, potevano lanciare anche una bomba. La paura era reale e la paura, come spesso accade nella storia dell'umanità, fu il motore del progresso. Il governo degli Stati Uniti reagì con urgenza. Nel 1958 nasceva la DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, un'agenzia con un mandato chiarissimo: fare in modo che l'America non venisse mai più sorpresa tecnologicamente. Ma c'era un problema che teneva svegli i generali americani. Tutta la comunicazione militare passava per linee centralizzate. Un singolo attacco nucleare avrebbe potuto recidere quelle linee, lasciando il paese cieco, sordo, muto. Serviva qualcosa di diverso, qualcosa di distribuito, qualcosa che non avesse un unico punto di fallimento. Un giovane ricercatore di nome Paul Beran ebbe un'idea rivoluzionaria. E se la comunicazione non seguisse un percorso fisso, come una telefonata, ma venisse spezzettata in piccoli pacchetti e ogni frammento trovasse la propria strada attraverso una rete di nodi? Se un nodo venisse distrutto, i pacchetti avrebbero semplicemente trovato un altro percorso. Era un'idea semplice, quasi elegante nella sua logica, e avrebbe cambiato tutto. Il 29 ottobre del 1969 è una data che pochissimi conoscono, eppure è probabilmente una delle più importanti della storia moderna. In quella sera d'autunno, un giovane studente di nome Charlie Green all'Università della California di Los Angeles si sedette davanti a un terminale e tentò di trasmettere un messaggio a un computer dell'Università di Stanford a 600 km di distanza. Il messaggio era semplice: la parola login. Riuscì a trasmettere solo le prime 2 lettere, L e O, prima che il sistema si bloccasse. L e O, 2 lettere, il balbettio di un neonato, ma era la prima comunicazione della storia tra 2 computer distanti attraverso quella che veniva chiamata ARPANET, la rete dell'ARPA, precursore diretto di quello che oggi chiamiamo Internet. Nei mesi successivi il sistema fu stabilizzato e la rete cominciò lentamente ad espandersi. Prima 4 nodi, poi una dozzina, poi decine. Le università americane più importanti si collegavano una dopo l'altra. L'MIT, Harvard. Inizialmente ARPANET era uno strumento puramente accademico e militare. I ricercatori la usavano per condividere dati, per accedere alla potenza di calcolo remota. Ma qualcosa di inaspettato stava emergendo. Le persone cominciavano ad usarla per comunicare. Nel 1951 un ingegnere di nome Ray Tomlinson
inventò la posta elettronica. Scelse il simbolo chiocciola per separare il nome dell'utente dal nome del computer host, una scelta quasi casuale che è sopravvissuta fino ai giorni nostri. La rete stava diventando qualcosa di più grande del previsto. Ma c'era un problema: le reti stavano proliferando, ognuna con il suo linguaggio, i suoi protocolli e le sue regole. Computer di marche diverse non riuscivano a comunicare tra di loro. Era come avere una torre di Babele tecnologica. Serviva una lingua universale. Erano i primi anni 70 quando due ingegneri, Vint Cerf e Bob Kahn, si misero al lavoro su quello che sarebbe diventato il fondamento di tutto l'internet, il protocollo TCP/IP. L'idea era geniale nella sua semplicità: definire un insieme di regole comuni che qualsiasi computer, indipendentemente dal produttore o dal sistema operativo, avrebbe potuto seguire per comunicare con qualsiasi altro computer del mondo. TCP, Transmission Control Protocol, si occupava di spezzettare i dati in pacchetti, numerarli e assicurarsi che arrivassero tutti a destinazione nell'ordine corretto. IP, Internet Protocol, si occupava di trovare la strada giusta per ogni pacchetto attraverso la rete. Il 1 gennaio 1983 tutte le macchine connesse ad ARPANET adottarono TCP/IP. Questa data è considerata da molti storici della tecnologia la vera data della nascita di Internet come lo conosciamo oggi. Vint Cerf, che ancora oggi è in vita e attivo nel mondo tecnologico, è chiamato da molti il padre di Internet, ma lui stesso ama ricordare che Internet non ha un padre, ha migliaia di genitori. Eravamo alla fine degli anni '80, Internet esisteva, ma era uno strumento per esperti. Per accedervi servivano competenze tecniche specifiche, sapere come funzionano i protocolli, come navigare tra directory di file, come usare strumenti arcani come FTP o Telnet. Non era un qualcosa per il grande pubblico. In un laboratorio di fisica a Ginevra, al CERN, un giovane ricercatore inglese di nome Tim Berners-Lee stava cercando una soluzione a un problema diverso. I fisici del CERN producevano enormi quantità di documenti, dati e ricerche. Come tenerli tutti collegati? Come permettere a uno scienziato di passare facilmente da un documento all'altro seguendo i riferimenti? Nel 1989 scrisse una proposta al suo supervisore. Il titolo era Information Management, a proposal. Il supervisore annotò sul foglio, in inglese, vago ma eccitante. Da quella proposta vaga ma eccitante nacque il World Wide Web. Berners-Lee inventò 3 cose che ancora oggi sono alla base di tutto ciò che fate online. Il linguaggio HTML per creare documenti ipertestuali, il protocollo HTTP per trasferirli e il sistema degli URL, gli indirizzi che ancora oggi iniziano con https://. Il 6 agosto del 1991 pubblicò il primo sito web della storia. Era una pagina di testo, senza immagini, senza colori particolari. Spiegava semplicemente cos'era il World Wide Web e come funzionava. Oggi quell'indirizzo è ancora visitabile, è rimasto lì, come se fosse un fossile digitale, testimone silenzioso di un momento che ha cambiato il mondo. E la cosa ancora più straordinaria di tutto questo? Tim Berners-Lee non brevettò nulla, non cercò di guadagnare miliardi, regalò il web all'umanità, libero e aperto. Con il web disponibile serviva uno strumento per navigarlo. I primi browser erano rudimentali, ma nel 1993 arrivò Mosaic, il primo browser a mostrare le immagini direttamente nella pagina web. Una rivoluzione visiva.
Improvvisamente Internet aveva un volto. Mosaic fu sviluppato da un giovane di nome Mark Andreessen dell'Università dell'Illinois. L'anno dopo Andreessen si trasferì in California e fondò la Netscape Communication Corporation. Nel 1994 rilasciò Netscape Navigator. Era veloce, era intuitivo, era bellissimo per i canoni dell'epoca e soprattutto era accessibile a chiunque. Improvvisamente le riviste iniziarono a parlare di internet, le televisioni dedicavano servizi a questa misteriosa autostrada dell'informazione, i negozi di informatica non riuscivano a tenere il passo con le richieste di modem. Una nuova era stava per cominciare e con essa anche la prima grande guerra del web. Microsoft si era accorta tardi della rivoluzione internet. Nel 1995 rilasciò Internet Explorer, integrandolo direttamente in Windows. Era una mossa aggressiva, chiunque avesse un PC con Windows aveva automaticamente un browser. Iniziò quella che venne chiamata la Browser War, la guerra dei browser. Netscape da un lato, Internet Explorer dall'altro. Entrambi aggiungevano funzionalità a velocità frenetica, a volte anche in modo incompatibile, creando quello che ogni sviluppatore web degli anni 90 ricorda con un misto di nostalgia e orrore. Alla fine Microsoft vinse quella guerra, ma la storia, spesso ironica, avrebbe dato ragione a Netscape in un modo inaspettato. Il codice sorgente di Navigator sarebbe diventato la base di Mozilla Firefox, che anni dopo avrebbe di nuovo sfidato il dominio di Internet Explorer. Era come la corsa all'oro del 1849, ma in giacca e cravatta, con un laptop sotto il braccio. Siamo nella seconda metà degli anni 90. L'idea che Internet potesse diventare un mercato globale aveva preso possesso di investitori, imprenditori e sognatori di ogni tipo. Nascevano centinaia di nuove aziende ogni mese. Bastava aggiungere .com a nome e raccogliere milioni di dollari. Molte di queste aziende non avevano un piano di business credibile. Alcune non avevano nemmeno un prodotto reale, ma i soldi arrivavano lo stesso a fiumi. In mezzo a questo caos di euforia, però, stavano nascendo alcune delle aziende che avrebbero ridefinito il mondo. Nel 1994 un giovane di nome Jeff Bezos lanciò il suo lavoro a Wall Street e aprì una libreria online dal garage di casa a Seattle. La chiamò Amazon, come il grande fiume sudamericano, perché voleva che fosse grande come quel fiume. Non immaginava quanto avesse ragione. Nel 1995 Pierre Omidyar creò un sito per comprare e vendere oggetti usati tra privati. Lo chiamò eBay. Il primo oggetto venduto fu un puntatore laser rotto. L'acquirente sapeva che era rotto, lo comprò lo stesso perché collezionava puntatori laser rotti. L'internet era già strano fin dall'inizio e poi nel 1998 in un garage di Menlo Park in California 2 studenti di Stanford di nome Larry Page e Sergey Brin lanciarono un motore di ricerca. Lo chiamarono Google, dal termine matematico Gogol, il numero 1 seguito da 100 zeri. Il loro obiettivo era organizzare tutta l'informazione del mondo. Nessuno allora avrebbe potuto immaginare quanto ci sarebbero riusciti. Ma ogni bolla prima o poi scoppia. Il 10 marzo del 2000 l'indice Nasdaq raggiunse il suo picco massimo, poi iniziò a crollare. In pochi mesi migliaia di aziende .com evaporarono, miliardi di dollari svanirono, la dot-com bubble era esplosa. Fu una catastrofe finanziaria, ma paradossalmente fu anche una purificazione. Le aziende che sopravvissero erano le più solide, le più innovative, le più reali. Amazon sopravvisse, Google sopravvisse, eBay sopravvisse. Internet era sopravvissuto alla sua prima grande crisi e ne uscì più forte. I primi anni 2000 portarono a una nuova consapevolezza.
Internet non doveva essere solo un luogo dove leggere, poteva essere un luogo dove partecipare. Nacque quello che i tecnici chiamarono Web 2.0, un web dinamico, interattivo, costruito dagli utenti stessi. Nel 2003 nasceva MySpace, la prima grande piattaforma sociale di massa. Nel 2004, in un dormitorio di Harvard, uno studente di nome Mark Zuckerberg creava Facebook, inizialmente solo per gli studenti del campus. In 2 settimane, metà dell'università era iscritta. Nel 2005, 3 ex dipendenti di PayPal crearono un sito dove chiunque potesse caricare video. Lo chiamarono YouTube. Il primo video caricato fu un filmato di 18 secondi di uno dei fondatori allo zoo di San Diego. 18 secondi di un ragazzo che guarda dagli elefanti. Oggi YouTube ospita oltre 800 milioni di video e ogni minuto vengono caricate 500 ore di contenuto. E poi nel gennaio del 2007 Steve Jobs salì su un palco a San Francisco e presentò qualcosa che avrebbe cambiato per sempre il nostro rapporto con Internet. Ogni tanto arriva un prodotto rivoluzionario che cambia tutto, disse Jobs. Oggi stiamo presentando 3 prodotti rivoluzionari. Il primo è un iPod touchscreen, il secondo è un telefono rivoluzionario, il terzo è un dispositivo internet. Un iPod, un telefono, un dispositivo per internet. Non sono 3 dispositivi separati, è un dispositivo solo e lo chiameremo iPhone. Internet non era più qualcosa che usavi da seduto alla scrivania, era qualcosa che portavi con te, era parte della tua vita, sempre, ovunque. Ma con questa connessione totale arrivò anche una consapevolezza più oscura. Nel giugno del 2013, un ex analista della CIA di nome Edward Snowden consegnò a un gruppo di giornalisti documenti classificati che rivelarono l'esistenza di programmi di sorveglianza di massa da parte della NSA americana. Il programma PRISM permetteva alle agenzie di intelligence di accedere ai dati degli utenti di Google, Facebook, Microsoft, Apple e molte altre aziende tecnologiche. Internet, la rete nata come strumento di libertà e condivisione, era anche diventata uno strumento di sorveglianza più potente della storia dell'umanità. Il dibattito che seguì fu enorme. Chi aveva ragione? Chi aveva torto? Dove finiva la sicurezza nazionale e dove cominciava l'invasione della privacy? Quelle domande non hanno ancora trovato una risposta definitiva e forse non la troveranno mai. Nel frattempo, l'infrastruttura fisica di Internet continuava a crescere in modo vertiginoso. Migliaia di chilometri di cavi in fibra ottica sul fondo degli oceani collegavano i continenti. Enormi data center, grandi come stadi, ospitavano miliardi di informazioni. Le nuvole digitali, il cloud computing, permettevano di accedere a potenza di calcolo illimitata da qualsiasi parte del mondo. Oggi, nel 2026, Internet è qualcosa di incomprensibilmente grande. Oltre 5 miliardi di persone sono connesse alla rete, ogni giorno vengono inviati 300 miliardi di email, ogni secondo vengono eseguiti 8,5 miliardi di ricerche su Google. Ma Internet non è più solo un luogo dove le persone comunicano, è la spina dorsale di tutta la civiltà moderna. La tua auto comunica con il server del produttore, il frigorifero di casa sa quando stai per esaurire il latte, i sensori delle città misurano il traffico e ottimizzano i semafori in tempo reale. I medici eseguono diagnosi assistite da intelligenza artificiale che analizza milioni di casi precedenti in pochi secondi. L'Internet delle cose, l'IoT, ha trasformato oggetti inanimati in nodi intelligenti di una rete senziente. E poi c'è l'intelligenza artificiale, quella che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza e oggi è parte della quotidianità. Modelli linguistici capaci di scrivere, analizzare e creare sistemi di visione artificiale che riconoscono oggetti, volti ed emozioni.
Internet è diventato il sistema nervoso di un'intelligenza collettiva che ancora non sappiamo bene come definire. Ma sarebbe disonesto raccontare solo la luce, senza parlare delle ombre. Internet è anche il luogo dove prosperano le truffe, la disinformazione e i crimini informatici. Ogni anno gli attacchi ransomware costano al mondo decine di miliardi di euro. La propaganda e le fake news si diffondono a velocità virale, incapaci di essere fermate. Il dark web, quella parte di internet non indicizzata e accessibile solo attraverso reti anonime come Tor, ospita mercati illegali dove vengono venduti dati personali, armi e sostanze illegali. Internet riflette l'umanità in tutta la sua complessità, con le sue meraviglie e con i suoi orrori, con la sua capacità di connettere e di isolare, di illuminare e di oscurare. La rete è uno strumento e come tutti gli strumenti il suo valore dipende da come viene usato da noi. Da quel piccolo LO trasmesso nella notte del 29 ottobre 1969 a Los Angeles, la strada percorsa è stata immensa. Un militare americano che cercava di sopravvivere a un attacco nucleare, un fisico svizzero che cercava di organizzare i suoi documenti, un universitario che voleva condividere video di elefanti, un ragazzo nel garage di Seattle che voleva vendere libri online. Nessuno di loro stava cercando di cambiare il mondo, eppure il mondo è cambiato. Questa è la cosa più straordinaria di Internet, non è stata progettata da nessuno, non c'è un piano originale o un disegno definitivo, è cresciuta organicamente come un organismo vivente attraverso milioni di contributi individuali, di idee, di sogni, di errori. È in un certo senso la più grande opera collettiva della storia dell'umanità. E la sua storia non è ancora finita, anzi siamo probabilmente solo agli inizi. Internet quantistico, comunicazioni satellitari globali, interfacce neurali dirette tra mente umana e rete digitale, le frontiere future sono al tempo stesso entusiasmanti e inquietanti. Ma questa è un'altra storia, una storia che racconteremo nelle prossime puntate di Cyber Story. Io sono Oscar, il vostro narratore, e voi siete qui, connessi a me attraverso questa rete, che 70 anni fa non esisteva. Pensateci la prossima volta che aprite uno smartphone o digitate un indirizzo web. Siete parte di qualcosa di enorme, di qualcosa di unico nella storia di questo pianeta. E quella storia, oggi, è anche un po' la vostra.